In questo video di Milano Misteriosa vi voglio parlare dei misteri legati al Castello Sforzesco. Uno dei luoghi più antichi di questa metropoli è senza dubbio il Castello Sforzesco. Nei secoli ha subito innumerevoli cambiamenti e modifiche e ha persino rischiato di essere demolito da Napoleone Bonaparte nel 1800. Per fortuna ne fu demolita solo una parte, poi il castello fu restaurato da Luca Beltrami nel 1905. Fatto costruire da Francesco Sforza nel XV secolo, si erge sulle rovine di un precedente castello, il castello di Porta Gioia, che era un forte del XIV secolo. Un castello con così tanta storia non può che avere tantissimi misteri e segreti celati tra le sue mura. Vi parlerò di alcuni di questi, ma sicuramente ce ne sono altri. Ma prima di vedere quali sono questi misteri del Castello Sforzesco, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un like e se volete lasciate un commento, così poi sicuramente vi rispondo. Questo è proprio il livello dove è stata decapitata la contessa di Challant nel 1526. Questa non è una leggenda, ma una storia reale. Bianca Maria Scapardoni Visconti, ovvero la contessa di Challant, poco più che ventenne e già 2 volte vedova, venne decapitata su di uno dei rivellini del Castello Sforzesco. Era stata accusata di aver commissionato la morte del suo amante dopo la morte del primo marito, Hermes Visconti di Somma. Poi si risposò con Renato di Challant, ma il matrimonio non durò molto ed ella fuggì. Fu accusata di aver commissionato l'omicidio di Ardizino Valperga, cioè il suo amante. Alcuni pensano che il fantasma della Dama Nera del Castello Sforzesco sia in realtà la giovane donna. C'è una leggenda che narra di un fantasma, tutti i castelli ne hanno una, ma questa è sicuramente la storia più famosa di Milano, tanto che in passato molte persone giurano di averla vista, se ne occuparono persino i giornali. Ve ne ho parlato anche nel video di Milano Misteriosa, i fantasmi di Milano, ma se volete incontrarla personalmente potete provare ad andare al Parco Sempione una sera buia e nebbiosa. Anche se personalmente vi auguro di non incontrarla. Anche se non incontrerete il fantasma, però fate comunque attenzione perché il Parco Sempione di sera non è certamente uno dei luoghi più sicuri a Milano. Uno dei misteri più intriganti del Castello Sforzesco, a mio avviso, è questa fontana. Se volete vederla la trovate presso la corte ducale del Castello Sforzesco. Simile ad un lavatoio recante dei simboli, tra cui uno in particolare proviene dal mondo antico e rappresenta la triqueta, cioè un simbolo sovrammonibile al trischio per significato e provenienza. Secondo alcuni rappresenta la natura femminile della divinità. Di questa fontana non viene citata in nessun modo e da nessuna parte la data di realizzazione, chi l'ha realizzata e quale sia la sua funzione o la sua provenienza. Sotto una scultura più grezza, sicuramente più antica, simboleggia il biscione, l'antico simbolo milanese legato, come tutti sappiamo, agli Sforza. Se avete informazioni su chi ha realizzato questa fontana e quando è stata realizzata, scrivetemelo nei commenti sotto al video. Questo è il ponte delle sorelle Ghesini, il famoso ponte delle Sirene. È il primo ponte costruito in metallo sul Naviglio, purtroppo poi è stato spostato qua quando è stato chiuso il Naviglio. Questo ponte è stato posizionato qui dopo la chiusura dei Navigli. Precedentemente infatti era situato sul Naviglio di San Damiano, in via Visconti di Modrone. La sua storia è davvero interessante, anche se non si trova più nel posto dove avrebbe dovuto, a mio avviso, restare. Primo ponte in ferro a ghisa a Milano, famoso per le 2 statue, note come sorelle Ghesini.
Una leggenda popolare dice che se si tocca il fondoschiena delle sirene si otterrà grande fortuna. È anche conosciuto come il Ponte degli Innamorati, pare infatti che porti fortuna alle coppie che lo percorrono. Un altro rito, legato però all'epoca in cui era ancora posizionato sul naviglio, era quello di toccarlo passando sotto adesso con una chiatta. Delle 4 statue presenti, solo 2 sono originali. Una è stata danneggiata durante la guerra, un'altra è stata rubata. Essendo state realizzate in ghisa, vennero simpaticamente soprannominate dai milanesi sorelle Ghisini. Questa è la Torre del Bona, fatta costruire dopo l'omicidio di Gian Galeazzo Sforza dalla moglie per sfuggire, per difendere il castello maggiormente, ma anche per sfuggire dalle mire espansionistiche di Ludovico il Moro che voleva portarle via il titolo. Parliamo dell'omicidio di Gian Galeazzo Sforza. Parte infatti proprio dal castello sforzesco il corteo per arrivare in piazza Santo Stefano, dove ad attenderlo ci saranno degli sgherri pronti ad ucciderlo. Le sue ultime parole saranno: "Mi hanno morto". La storia di questo omicidio è raccontata nel video di Milano Misteriosa, L'omicidio di Gian Galeazzo Sforza. In seguito a questo omicidio, la moglie del nobiluomo, Bona di Savoia, fece costruire una torre difensiva per sentirsi più protetta riguardo diverse minacce che mettevano a rischio la continuazione della dinastia da parte del figlio, erede naturale di Galeazzo Sforza. Tale torre è chiamata Torre del Bona. Originariamente non aveva i merletti, aggiunti poi dal Beltrami in fase di restauro del castello. Più in fondo vedete invece la Torre del Filarete, che però è più o meno un falso storico. È stata ricostruita sul progetto originale, ma è del 1900, dato che durante il periodo della dominazione francese era stata utilizzata come Santa Barbara, ma poi è esplosa. C'è una leggenda a questo riguardo, riguarda appunto una persona soprannominata il Bombarda. La leggenda narra questa storia. Egli aveva sparato un colpo di fucile, essendo un gran tiratore, proprio durante un temporale, per evitare di essere scoperto. Colpendo la Santa Barbara la fece esplodere. La Torre del Filarete, ovvero la torre centrale del castello sforzesco, fu costruita nel 1452. Solo un secolo dopo però andò distrutta nell'esplosione, durante il periodo di dominazione francese, dato che veniva utilizzata come polveriera. Venne ricostruita da Beltrami nel 1905. A questa storia si ricollega anche la storia del Bombarda, che con un colpo di schioppo, essendo un infallibile tiratore, fece esplodere la torre proprio durante un temporale per vendicare le violenze subite dalla sua promessa sposa da parte dei francesi. Alcune ipotesi propendono invece per un fulmine che ha colpito la torre, altre ancora attribuiscono l'esplosione ad un soldato che per errore ha fatto esplodere una bomba. Qui alle mie spalle potete vedere la fontana amichevolmente chiamata Torta degli Sposi. Questa fontana ha una storia un po' particolare, praticamente era scomparsa durante i lavori della metropolitana, poi è stata ritrovata dopo qualche tempo e pare che sia stata portata addirittura ad Hammamet. Non ci sono prove di questa storia, è solo una leggenda. Il mistero della fontana, prima scomparsa dopo i lavori della metropolitana milanese e poi ritornata dopo anni al suo posto, è quello che possiamo senza dubbio definire una leggenda metropolitana. Questa fontana è molto scenografica e attira veramente molti turisti che si riposano e si rinfrescano sedendosi sui bordi. Si dice che sia rimasta per molto tempo smontata in un magazzino, ma di fatto è in gran parte una copia di quella costruita durante il periodo fascista nel 1939.
Già allora doveva essere provvisoria, ma riscosse un tale successo tra i milanesi che si decise di lasciarla in quella posizione permanentemente. Dopo i lavori della metropolitana milanese negli anni 60 sparì. Il nuovo progetto del 1999 la ripropone restaurata, anche se è nel 2013, in occasione della preparazione ad Expo 2015, che avviene un restauro più significativo. La fontana del drago, che possiamo vedere alla fine del percorso al Museo di Storia Antica del Castello Sforzesco, non è molto antica. In realtà è la ricostruzione di un'antica fontana realizzata per gli Sforza. Questa fontana fu poi trasferita a Bellinzona, dove a tutt'oggi si trova. Esattamente è utilizzato come battistero nella chiesa di San Pietro e Stefano, nella città elvetica. Quando il Beltrami eseguì il restauro del castello sforzesco, ne fece fare un calco, da cui ricavò diverse copie. Ad una di queste aggiunse il drago, simbolo dei Visconti, che non era assolutamente presente nell'originale. La sua posizione è molto nascosta, ma questo a mio parere ne enfatizza la natura misteriosa, quasi magica. Naturalmente alla fine si tratta solo di una copia e non dell'originale in marmo, ma è comunque molto bella e si inserisce perfettamente nell'ambiente magico e misterioso in cui è stata inserita. Questa è la fontana dell'acqua marcia, dicono che avesse proprietà curative, in realtà in questo momento è vietato berla e infatti non è potabile, come potete vedere. Chi l'ha assaggiata dice che ha un sapore metallico e l'odore si sente già avvicinandosi alla fontana. Trovate la storia di questa fontana e altre fontane molto simili a questa nel video Misteri, superstizioni e leggende di Milano. Nel fossato del castello, prima di accedere alla corte ducale, vediamo delle sfere di pietra. Sono palle di cannone probabilmente, anche se le palle di cannone di pietra venivano rivestite in metallo per renderle più aerodinamiche e per evitare che si rompessero con l'onda d'urto dell'esplosione che le proiettava. Queste sfere ricordano molto anche quelle poste in cima alle colonne infami. Forse era un riutilizzo delle stesse? Sarebbe interessante indagare sulle ragioni per cui queste sfere venivano usate per indicare untori e persone considerate malvagie. La più nota di queste, descritta da Manzoni nel racconto La colonna infame, venne eretta davanti alla casa di Gian Giacomo Mora, accusato ingiustamente di essere un untore. Troverete un video che narra tutta la storia sempre qui sul mio canale nel format Milano Misteriosa. Tempo fa il fossato era frequentato da molti gatti, ultimamente però non ne ho più visti. Dove saranno finiti? Prima dell'arrivo degli antichi romani a Milano, in Lombardia e in gran parte del nord Italia c'era una cultura molto sviluppata che si basava sui ritmi delle stagioni agricole. Questa cultura proto-celtica venne chiamata cultura di gola secca, dato che i primi ritrovamenti furono trovati presso il comune adiacente al Ticino, nei pressi di Varese. Molti dei reperti esposti nel Museo Archeologico del Castello provengono direttamente da ritrovamenti fatti in città, a Milano, e presto se ne aggiungeranno altri in quello che sarà il Museo del Parco dell'Anfiteatro o Antiquarium Alda Levi.
vi consiglio di visitare il museo. In esso potete vedere anche un bastone che potrebbe essere appartenuto ad un druido, un antico sacerdote delle religioni precristiane che erano il fulcro della vita dei nostri avi prima del predominio delle religioni mediorientali. Per un approfondimento sulle antiche origini di Milano, guardate il video Le antiche origini di Milano sempre su questo canale nel format Milano Misteriosa. Verso la parete est del castello ci sono alcuni reperti archeologici. Tra questi reperti spicca una pietra piana con delle coppelle incavate nella pietra. Queste coppelle sono molto antiche. Questi ritrovamenti sono stati fatti durante i lavori di demolizione e costruzione di edifici nell'area di Milano, perciò sono state ritrovate proprio nella città di Milano. Molte colonne di epoca romana presentano dei fori, a volte circolari, a volte tondeggianti, posti a varie altezze rispetto a tali colonne. La più famosa è sicuramente la Colonna del Diavolo, presso la Basilica di Sant'Ambrogio. E anche qui nel Castello Sforzesco ne possiamo vedere alcune. Tra di esse possiamo persino vedere spuntare dei chiodi in ferro, che in altre colonne forate potrebbero essere stati rimossi. Ma questo dettaglio purtroppo non fa ancora luce sulla ragione per cui furono fatti questi fori e quale era il loro utilizzo. Uno dei misteri più intriganti del Castello Sforzesco non è documentabile né con immagini né con video di qualsiasi tipo, in quanto si tratta di una leggenda. Si narra infatti che in antichità esistesse un passaggio segreto, percorribile secondo alcuni persino a cavallo, che nel sottosuolo, partendo dal Castello Sforzesco, arrivava fino a Santa Maria delle Grazie. Questo passaggio segreto dovrebbe essere stato interrotto durante gli scavi della metropolitana, che ha ben 2 fermate in piazza Cadorna, ma del rinvenimento di tale passaggio non si trova traccia. Questo fa pensare che in realtà i cunicoli che effettivamente esistono, ci sono realmente, che partono dai sotterranei del castello, in realtà non portino molto lontano. Leonardo da Vinci rimase alla corte degli Sforza per oltre 20 anni, dal 1482 fino al 1499, alla corte di Ludovico il Moro. Pur non soggiornando all'interno del castello, veniva molto spesso chiamato a corte. Col format Milano Misteriosa è mia intenzione creare un video su tutti i luoghi dove Leonardo da Vinci ha vissuto o anche solo soggiornato. Spero che questo video di Milano Misteriosa vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like, iscrivetevi al canale YouTube e scrivete anche dei commenti sotto il video, è importante per far crescere il canale. Con queste piccole azioni infatti mi aiuterete a migliorare, a aumentare la visibilità del canale e vi darete anche la possibilità di raccontarvi ancora storie e misteri legati alla città di Milano. Ciao e grazie per aver seguito questo video.